Benvenuti al Magma, il Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma. Il museo, interattivo e multimediale, racconta l'evolversi di una delle tecnologie più importanti per la storia umana, quella del ferro, e racconta di come qui a Follonica, in provincia di Grosseto, si sia sviluppato sin dai tempi degli Etruschi uno dei maggiori centri italiani per la produzione e la lavorazione di questo prezioso materiale. La posizione geografica di Follonica era strategica. Davanti l'Elba, ricca di miniere di ferro. Intorno boschi e ricchi corsi d'acqua. Per lavorare il ferro, oltre alla materia prima, erano infatti fondamentali due altre risorse. L'acqua, per produrre l'energia necessaria al funzionamento delle macchine idrauliche, e il legname, per ottenere il carbone. La fabbrica di Follonica nacque nell'Ottocento grazie alla volontà di Leopoldo II di Lorena, il Granduca di Toscana che tanto amò questi luoghi, pur malsani per le paludi e la malaria. Fu proprio Leopoldo II, il babbo di Follonica come veniva chiamato, che dette il via nel 1831 a un'opera di bonifica della Maremma e impiantò qui la imperiale e reale amministrazione delle miniere di Rio e delle fonderie del ferro di Follonica. La città divenne in poco tempo il centro più importante di smistamento del ferro toscano. Lo stabilimento follonichese, chiuso definitivamente nel 1960, ha raggiunto il suo massimo sviluppo nel corso dell'Ottocento e tutti gli edifici all'interno di quest'area erano un tempo connessi alla lavorazione del minerale di ferro. Siamo dentro la ex città fabbrica, primitivo nucleo intorno a cui si è sviluppata, nei secoli successivi, la città moderna. Il Magma si trova nell'edificio più antico, nel forno San Ferdinando. Come gli altri importanti edifici dell'area, anche il forno San Ferdinando, magnifico esempio di archeologia industriale, è stato restaurato e destinato ad uso culturale. In tutto il museo, proiezioni e suoni danno vita a sculture, diorami, scenografie, installazioni multimediali e giochi interattivi. Il Magma, infatti, non è solo un museo destinato alla raccolta o all'esposizione di collezioni, ma racconta la storia del territorio, della fabbrica e della comunità che è nata e ha prosperato attorno ad essa. Entrando davanti a noi il busto in ghisa di Leopoldo II, non potrebbe essere diversamente. Nelle sale che seguono, i modelli di legno finemente intagliati ci mostrano la maestria raggiunta dai lavoranti della fonderia artistica, che qui nacque unitamente ad una scuola di ornato e di disegno. I prodotti nati in questo contesto sono vere e proprie opere d'arte, che nella prima metà dell'Ottocento sono state esportate in tutta Italia. Le postazioni multimediali facilitano la comprensione, permettono di approfondire i contenuti o rispondono a semplici curiosità. Aggirandosi tra le sale, in un meraviglioso intreccio di spazi che alternano possenti pieni a suggestive aperture, è facile scorgere la ruota idraulica, sapientemente ricostruita. Possiamo scoprire l'importanza del lavoro dei carbonai e gettare uno sguardo alle origini etrusche. Una stazione ferroviaria, con tanto di ufficio della direzione, ci accoglie per narrare le vite di alcuni lavoranti della fabbrica leopoldina. Scegliendo un faldone dall'archivio e appoggiandolo sulla scrivania, si avvia la visione e l'ascolto delle loro storie. Niente chiesa, non voglio che quel pretaccio nero metta le mani addosso alla mia creaturina. Ma lui mi ha denunziato perché non ho rispettato le regole religiose. Da qui possiamo prendere il treno per un viaggio alla scoperta della Ghisa nel mondo. Ma gli spazi più suggestivi del museo sono senz'altro quelli del seminterrato, che ci portano nel vivo della fabbrica, fino alla fusione finale. Qua
possiamo incontrare persone che hanno realmente vissuto la vita della fabbrica e chiedere loro come vivevano, i loro bisogni, i loro desideri e le loro passioni. Per concludere, il gioco della fusione. Saremo in grado di compiere il lavoro di un bravo maestro fusorio? Venite a scoprirlo. Vi aspettiamo al museo.